Campionato italiano online 2024 è arrivato al 15° turno. Oggi si affrontano Manlio Angioni e Diego Bragatto, che sono tra i 12 giocatori in corsa per il titolo. Diego è in testa alla classifica con 12 vittorie e 2 sconfitte. Manlio è nel gruppo di quelli che sono sospesi con una sola vita e non può permettersi di perdere se vuole rimanere in corsa per il titolo. Manlio gioca bottom con le pedine nere e Diego top con le pedine bianche. Partita iniziata. Doppio 5 ottimo per Manlio, che adesso si porta nettamente in vantaggio, ma doppio 4, grande risposta di Diego. Re 2, direi la scelta è tra 2 down o fare casa 4, ma 2 down sembra meglio. Direi 3 down dal mid, non so se andrei under the gun. Troppi tiri che fanno casa in testa, però è la mossa corretta. Manlio danza, casa 4, oppure avrebbe potuto fare anche il full prime. Re 2 colpisce e fa casa 9. Ma ottimo rientro di Manlio che colpisce e esce. Questo per me è un double molto forte. Non so se avrei accettato perché ha anche un blot nell'outfield e comunque un ritardo in corsa notevole. Io penso che avrei passato. Diego ha accettato senza esitazioni, la scelta corretta. Qui 6-4 non è un gran tiro, deve giocare dal 10 direi. Questa mi sembra troppo rischiosa, non vale la pena. Qui Manlio è in vantaggio di 28 pip.
doppio 3 sta recuperando leggermente, ma le uniche speranze sono di colpire un blot. Doppio 6, ma il ritardo in corsa è ancora notevole. No, allora, se esce con tutti e due deve andare sull'8. Sì, solo 5 pip di ritardo, ci sta. Ma avrei fatto 6-5. Buon vantaggio per Manlio. Qui può portare fuori una pedina o giocare 6-1, 4-2. Doppio 5 per Diego. Ma ottimo doppio 3 per Manlio. Adesso serve un doppio a Diego, non tira il doppio, 2-0 per Manlio. Questa un po' strana, sarei andato sul 21, avrei giocato bar 21, cioè 24-21 e 13-10. Questo è un double molto forte, potrebbe essere un drop, era un take, 3-0 per Manlio. Ricordiamo che Diego ha ancora 3 vite, Manlio ne ha una sola. No, no, colpire sul 2 è bruttissimo. Tre 1, colpirei le due pedine. Doppio 4 è ottimo. Casa 5, qui si avvicina il cubo. Adesso ha il rack, Manlio ha il rack più l'ancora avanzata, però ha 3 pedine indietro. Cuba potrebbe essere un po' eh, anticipato, ma in realtà la posizione di Diego è abbastanza rigida, quindi ci sta il cubo. Mm, ma penso 24-21 o questa.
4-2 non è un bel tiro, giocherei 10-8-6-2. Quattro due uscirei dal 22. Invece no, probabilmente era meglio 14-5, 11-5. 'Corsa equilibrata, ma la posizione di Manlio è molto superiore. 13-6, non vedo altro. Qui farei casa 1, casa 1 anche per Diego. Sei 2 colpisce, ma Manlio ricolpisce. Adesso è nettamente favorito. Direi 10-6. 13-5. No, questa è assurda anche perché casa 7 è la più difficile da liberare contro una Deuce Point Game. Quattro 3, un brutto tiro. Diego colpisce e copre. 5 pedine fuori per Manlio. Manlio rientra e colpisce. Diego ricolpisce. Manlio ha 5 pedine fuori. Io avrei slottato probabilmente casa 5.
brutto doppio 1 per Manlio, il 5 qua direi agevole vittoria per Manlio. Nessuna chance per Diego. Ottimo inizio di Manlio che parte col 5-0. Manlio sta giocando bene, 5-7. Diego sopra i 10. 4-3, colpisce e scende sul 10. Qui bar 23 e 6-5. Slottare è la scelta migliore, duplica anche i 4. Doppio 5. Questo è un double. E su questo score difficile accettare. Doppio 6, 3 sul 7 e 14-8. 9 pip di vantaggio, questo è un double. Sul 5-1 non capisco perché Diego non abbia cubato. Sempre 9 pip di vantaggio e sempre non cuba. Sette pip di vantaggio per Diego. Adesso 10 pip, questo è un double chiarissimo. 11 pip, non può non cubare. Cuba adesso, direi che è un drop netto. Ma vedete la sfilza di I che sono tutti miss per Diego. 2-1 avrei fatto casa 5, assolutamente. Manlio colpisce, siamo sul 5-2.
Penso che giocherei 16-8. Diego colpisce. Mi sembra un po' anticipato il cubo di Diego, infatti è un blunder. Ha 4 pedine indietro in corsa. Sinceramente non vedo questa urgenza. Sei 4 scappa con lo straggler. Adesso Manlio è in vantaggio e ha il cubo in mano. 9 pip di vantaggio. Giocherei 16, 13 e 14, 8. Questa è troppo rischiosa, lascia troppi indiretti. 9 pip di vantaggio per Manlio. Adesso passano a 15. Questo per me è un redouble. Il redouble era leggermente anticipato. No, farei casa 3. Qui non deve colpire. Giocherei 13-3 senza colpire. Troppi tiri che ricolpiscono. 13-3, la scelta corretta. Vantaggio di 7 pip per Manlio. Lascia qualche indiretto, però probabilmente è la scelta migliore.
4 missa. Qui abbiamo il cubo a 4, quindi un game molto importante. Vantaggio in corsa non è enorme. Doppio 5. E adesso Manlio è decisamente favoritissimo in questo game. E anche nel match, perché vincendo il game si porterebbe 9-2. Non c'è storia. 9-2 per Manlio. Ma 6-4 avrei giocato a questo score 24-14. Qui probabilmente avrei switchato sull'1. Ottimo inizio di match per Manlio. Anche in questo game sta molto bene. Ancora avanzata. Ottima struttura. No, no, non avrei cubato a questo score. Infatti è un blunder. Si è un po' fatto prendere la mano dall'andamento favorevole del match. Sei 5 deve scappare, sperando di non essere colpito. Sette pippe di vantaggio per Manlio, che ha bisogno di un doppio per liberarsi della ancora arretrata. Cinque pippe di vantaggio per Diego. Io qui cuberei, ricuberei. E qui si vede il perché il cubo di Manlio era anticipato.
Diego ricolpisce e qui ha buone possibilità di gammon, 3 blot di Manlio nell'outfield. Cinque tre non colpisce. Con un gammon Diego si porterebbe in vantaggio nel match. Manlio danza ancora, 5-1. Io avrei colpito entrambe le pedine, doppio 6 eccezionale per Manlio. Diciamo che evita molto probabilmente i gammon. Ma match riaperto perché Diego si porta a 6 punti, quindi 9-6 per Manlio. Tanto Manlio sta giocando a 6, Diego a 9 e 7. Ottima ancora per Manlio e ottimo bar point per Diego. 2 down. Qui deve uscire 23-16. Non c'è da esitare. Manlio non ha spare sul mid. Rientrerei sul 23. Ottimo doppio 5 per Manlio. 10 pip di vantaggio. Il double ci sta. 10 pip di vantaggio più una pedina arretrata per Diego. E 2 pick and pass. Tredici pip di vantaggio, doppio 4 eccezionale. Direi che qui la scelta è tra fare
il punto 5 o giocare per il Gammon. Gammon che a questo score significherebbe vittoria nel match. 26 pip di vantaggio. Doppio 5, probabilmente scapperei. Sette pip di vantaggio per Manlio. No, non può, doveva mettere una pedina sul 5. Però doppio 5 è ottimo. Grosso vantaggio di Manlio. Sei pedine da portare fuori per Manlio, 4 per Diego. Doppio 2, ma non è un doppio sufficiente. 11-6 per Manlio. 2 away, 7 away. Cinque due, colpisce. Casa 2 in testa. Avrei cubato al tiro successivo. Due giocatori giocano molto veloci. Doppio 6, direi casa 7.
casa 7, casa 2. Doppia ancora per Diego. Struttura di Diego è ottima. Farei casa 4. Allora, Manlio è decisamente avanti in corsa, però le 4 pedine sulla casa 2 non sono, rendono la sua struttura molto poco flessibile. Giocherei 8, 6, 8, 4. No, questa è troppo brutta. Questa è l'altra possibilità, ma non lascerei il blot. Il cubo mi sembra prematuro, però 11-6 ci può stare. Diego colpisce, cioè non Diego, scusate, Manlio, ma ottimo rientro di Diego. Giocherei bar 23, 2-1. Adesso la corsa è abbastanza equilibrata, ma Diego ricolpisce. Diego, scusate, Manlio. Qui uscirei 21-16. Andrei sul 21. Ottimo rientro ancora di Manlio.
5-1, 21-16 e 2-1. Ottimo doppio 5 per Diego. E uscirei 22-17. Otto pippe di vantaggio per Diego. Ventuno 13. Doppio 6. Ottimo tiro per Diego che va in grosso vantaggio in corsa. Doppio 3 ottimo per Manlio, 21-18 e 16-13. È vero che è indietro in corsa, ma andare sul 18 è la mossa che controlla meglio le pedine di Diego. Infatti è corretta. 6-5 dal 10. Ah, questa avrei giocato 4-3. Giocano molto veloci anche in una situazione che non è per niente facile. Qui Diego deve scoprire. Manlio colpisce. Questo potrebbe essere l'ultimo game del match, ma Diego rientra subito. 5-1. Manlio colpisce ancora. Continua a colpire. E direi che adesso è nettamente favorito per vincere il game e il match. Manlio sta giocando poco sopra i 5, quindi direi molto bene. Diego intorno ai 10. Doppio 5, direi che è la fine, a meno di qualche serie di doppi da parte di Diego. Quindi diciamo che terza sconfitta per Diego.
che rimane ancora con 2 vite, Manlio rimane in corsa con una vita, ma complimenti a Manlio, ottima partita. E complimenti a entrambi per l'ottimo torneo, in particolare Diego, che sinora aveva perso solo 2 partite. Grazie a tutti dell'attenzione e arrivederci alla prossima.